Ciao a tutti e benvenuti su Fiore di Ciliegio. Oggi vi mostro i miei acquisti del mese di agosto e poi le letture. Come sempre non vado in ordine di casa editrice, di genere, vado un po' a caso, partendo con un acquisto in inglese, un manga che da noi è inedito e stiamo parlando di This Wonderful Season with You. È edito Tokyo Pop, l'autrice è Atsuko Yusen, di cui ho già letto Dekoboko Sugar Days. Questo l'ho acquistato usato da una ragazza che mi ha soccorso quando io ho fatto un appello su Instagram chiedendo dei siti dove poter trovare i manga in inglese, perché ho visto che il prezzo di questo volume in particolare sui vari siti che conoscevo o non era disponibile il volume o il prezzo si era alzato proprio in modo incredibile e lei mi ha scritto su Instagram dicendomi che lo vendeva e quindi sono stata felicissima, finalmente sono riuscita a recuperarlo. Questo l'ho anche già letto, si tratta di un boys love molto carino, non è niente di particolare, però è veramente una bella lettura. Il nostro protagonista è questo ragazzo qui, che non è il classico tipo che vediamo nei manga boys love, e anche lui in effetti, l'altro ragazzo, non è propriamente... Insomma, sono due personaggi un po' atipici, per quanto l'altro ragazzo sia comunque quello più amato della scuola, più ammirato. La storia gira intorno a un club scolastico del quale il protagonista fa già parte e nel quale l'altro ragazzo prova a iscriversi. E poi a partire da questo punto i due fanno conoscenza e la storia si evolve. Quindi sì, non è questa cosa eclatante, però è molto carino e sono contentissima di averlo finalmente recuperato. Poi abbiamo un fumetto italiano che mi è stato mandato dalle autrici e stiamo parlando di Eris. Ve ne ho parlato anche nello scorso video, sia di Eris sia di Pandemonio, che è delle stesse autrici. Si tratta di fumetti autoprodotti e insieme ai volumi ho ricevuto un sacco di omaggi super carini, però non ve li mostro qui perché ho appena registrato quell'altro video, quindi ve lo lascio nelle schede e potete scoprire tutto lì. Altro volume italiano che non ho ancora letto, Pendulum numero 5. Edito Manga Senpai, costa 6,90 € ed è di Claudia Giambusso, un'opera che io sto adorando. Questo appunto non l'ho letto, se riesco aspetto finché non ho tra le mani anche il sesto. Finalmente sono riuscita a recuperare Un bacio a mezzanotte numero 11, l'unico che mi mancava della serie. L'avevo ordinato diverso tempo fa, poco dopo che è uscito, però non mi arrivava, non so che problemi ha avuto il sito da cui l'ho preso, però veramente non c'era verso di farlo arrivare, ma restava lì in sospeso, non mi veniva neanche annullato. Sono riuscita a farmelo annullare, l'ho recuperato altrove e mi è arrivato subito. Quindi finalmente mio, questo è uno shoujo, è bellissimo, costa 4,50 € volumi, è della Star Comics, l'ho letto, non ho resistito e poi ho letto anche il 12 che invece avevo già recuperato molto tempo prima. Questo è l'ultimo e niente, ho apprezzato tantissimo. Di sicuro è una storia che mi mancherà, però vabbè, cosa devo dire? Intanto è proprio una bella storia. Recupero non letto, stavolta un boys love, Fatti odiare. Questo è il numero 1, è ancora impacchettato, infatti non l'ho proprio ancora letto. Si tratta di un boys love e di un Omegaverse, costa 6,50 € ed è della Star Comics. Ho già letto qualche manga Omegaverse, ma diciamo che non sono proprio il mio genere, la cosa che wow, subito. Certo ce n'è qualcuno carino che mi piace, però mi approccio alla lettura sempre un po' restia. Questo pare carinissimo, della trama so pochissimo, quindi niente, sono molto curiosa, lo leggerò e poi vi dirò il mio parere. Un altro volume non letto, Blank numero 2. Questo è di Manga Senpai al prezzo di 6,90 €. Non ho letto nemmeno il primo, quindi non lo apro, non vi mostro disegni. Però adesso che ce l'ho entrambi, me li leggerò e vedremo. E tra l'altro è un bel volume consistente. Sunset Light, questo l'ho letto, questi perché sono 3 volumi, sono il 2, il 3 e il 4. Del primo vi ho parlato in un video poco tempo fa, ve lo lascio qua sopra nelle schede. È un'opera veramente carina, uno shoujo che si è concluso giusto questo mese con il quinto volume che non vedo l'ora di aver tra le mani, così lo posso leggere e posso vedere un attimo come si conclude. Il prezzo dei volumi è 5,50 €, edito Star Comics. Vi faccio dare un occhio alle copertine che non fanno per niente capire in che direzione la storia voglia evolversi, proprio no. Boh, anche se negli shoujo certe cose sono anche un po' ovvie, e in questa storia
l'impressione leggendola è che non sia poi così ovvio e quindi è un peccato che la copertina te lo renda ovvio. Non potevano giocarsela un po' meglio, metterci tutti i protagonisti a turno insieme a lei, oppure, non lo so, tenere il gruppo degli amici unito su tutte le copertine come sulla prima e sull'ultima mi sembra che sia stato fatto. Vabbè, a parte questo, è una lettura che mi sta piacendo moltissimo, uno shoujo romantico, scolastico, veramente molto carino. L'unica cosa che mi ha lasciato un po' perplessa, ma a pensarci dopo a mente fredda, è che nel primo volume si incentra un po' la situazione sulla protagonista che conosce la sua nuova futura sorella, scopre che a scuola non è proprio amata e ci sono tutte queste situazioni un po' scolastiche, lei che conosce i due fratelli vicini di casa, certo, però c'è anche questa cosa riguardo alla sorella. E poi dal secondo prende tutta una strada diversa facendoci vedere proprio la romance, le situazioni di lei con questi due ragazzi. Devo dire che mi sarebbe piaciuto vedere approfondito invece tutto quel discorso che c'era nel primo volume con la sorella. Vabbè, lo danno per fatto, per buono, però boh, la situazione a scuola è ancora quella, quindi non so, la rivedremo nell'ultimo volume? Boh, comunque peccato perché sembrava sì uno shoujo romantico, però sembrava che volesse parlare un po' di altre cose scolastiche con lei e la sorella. Vabbè, non lo so, però mi è un po' dispiaciuto quando ci ho fatto caso. Vedremo come andrà. Comunque per il resto è veramente una bellissima lettura. Ultimo acquisto del mese, un volume unico Boys Love e si tratta di Golden Sparkle, edito Star Comics al prezzo di 6,50. Tra l'altro è quasi tutto Star Comics in questo video. Va bene. Un volume molto carino. Il protagonista è un ragazzo veramente ingenuo, innocente e considerando la sua storia personale, la cosa è anche giustificata. In ogni caso è una storia scolastica che va dall'amicizia all'amore e niente, mi è piaciuta un sacco. L'ho letta senza sapere veramente niente della trama e quindi l'ho scoperta tutta man mano e l'ho apprezzata molto. Credo mi sia piaciuto più questo dell'altra opera della stessa autrice, Non volevo innamorarmi, però io adoro le storie scolastiche, quindi vince facile. Qui vi faccio dare un occhio ai disegni, che sono molto belli, ma basta così. Passando invece alle letture che non ho acquistato questo mese, ma negli scorsi, la prima del mese è stata My Lovely Like a Cat numero 5, l'ultimo. Ci sarebbe poi il volume sulle side stories, che ancora non ho letto. Comunque si tratta di un'opera veramente super carina. Un boys love con degli elementi espliciti per quanto il contesto sia proprio tenero e il modo in cui si è concluso è veramente bello, quindi boh, io sono super soddisfatta. Non me l'aspettavo neanche così bello. Nel senso, me l'aspettavo bello, ma non mi aspettavo queste cose. Ogni volume ha diverse pagine a colori, di solito all'inizio, in questo caso sono verso la fine, quindi non posso farvele vedere. E niente, questa è una storia che vi consiglio solamente, cioè è troppo bella. Ho letto poi un volume 1 e si tratta di BL is Magic di Manga Senpai, viene 7,90 € a volume, appunto un boys love. È un fumetto europeo, una commedia con elementi magici, ma ne parleremo meglio prossimamente. Ho letto poi Metamorfosi, l'opera è completa in 5 volumi, io ho il cofanetto e vi ho parlato sia della storia sia proprio dell'edizione in un video apposito, quindi non entro nel dettaglio. In ogni caso, per dirvi due parole, per farvi un attimo capire, così vedete se vi può interessare anche recuperarvi quel video per capire di più o meno, la storia vede come suo fulcro l'amicizia tra una ragazza che va alle superiori e una donna anziana. Cosa hanno in comune? Leggono manga boys love. Si tratta di uno slice of life e mi ha accompagnata piacevolmente nel corso di 1 o 2 giorni di questa estate, insomma, proprio una lettura che ho divorato. E poi abbiamo Invincible volume numero 4, primo della classe. Qui vediamo gli avvenimenti subito dopo a quelli della serie animata, anche se qualcosa che abbiamo visto lì vediamo nel fumetto effettivamente in questo punto. E niente, bello, bello, sempre molto bello. Mi è stata giftata la preview di I diari della Speziale e mi sono tipo innamorata di quest'opera, cioè wow! Dalla preview vediamo poco, ma le atmosfere sono le stesse di un gioco per cellulare con cui ero in fissa tempo fa. E niente, mi sono fatta prestare il primo volume da una mia amica, ma non l'ho ancora letto. Quindi comunque avremo modo di parlarne prossimamente. E poi ho letto Living Room Matsunaga-san, i primi 2 volumi. Già conoscevo l'opera prima dell'annuncio
e niente, bellissima lettura, anche se appunto questi volumi già li conoscevo. È uno shoujo romantico, la protagonista frequenta le superiori, il ragazzo invece è più grande e convivono. Se vi piace il genere, mi raccomando, dategli un'opportunità perché è veramente bello. Skip Beat, ho letto i primi 3, qui ho soltanto il terzo perché i primi 2 li ho prestati. Anche questo è uno shoujo, ma abbiamo un contesto che è quello del mondo dello spettacolo e una protagonista che fa veramente ridere per le cose che le succedono o che fa lei stessa. Anche questo lo conoscevo prima dell'annuncio, lo amo e anche se so cosa succederà dopo non vedo l'ora di leggermi i prossimi. Poi mi è stata prestata una graphic novel, nonostante tutto, l'ho letta, l'ho apprezzata, è molto particolare ma anche di questa parleremo prossimamente. Infine l'ultima lettura del mese è stato un altro volume 1, Boys Love, Hitorigime My Hero, che ha il peggior inizio che si potessero inventare. È veramente di un confusionario a livelli estremi, il peggio possibile. Dovete sapere che in Giappone è uscito prima Hitorigime Boyfriend, volume unico che poi si ricollega a Hitorigime My Hero, volume 1 e da cui parte la serie. Peccato che da noi è uscito prima questo. Io l'ho già letto l'altro, ma mesi fa, quindi non mi ricordavo un granché. Ma quando apri questo volume ti ritrovi buttato nel mezzo a delle vicende già iniziate con personaggi che non ti vengono presentati. Quindi si dà per scontato tutto, ma tu sei proprio catapultato dentro le vicende, non si capisce niente. Delle cose si danno per scontate perché tu devi aver già letto l'altro volume. Va bene, comunque sia, è di un confuso pazzesco. Scopriamo anche il passato del protagonista proprio all'inizio, certo, ma poi ti ritrovi al presente con tutto quello che è già successo e che danno per scontato. Tra l'altro ho visto l'anime anni fa, ma già da questo primo volume mi rendo conto che è tutto diverso, che già mi era stata detta come cosa. Io l'anime non me lo ricordo un granché, ma mi pare che il finale di questo primo volume sia il finale dell'anime, anche se rivisitato, e quindi sono molto confusa. Fatto sta che avevo già una mezza idea di non continuare questa serie quando ho letto finalmente il volume. Mi sono decisa a lasciarla da parte. È una storia scolastica di un ragazzo che è innamorato del suo professore, che poi è il fratello del suo amico d'infanzia. Con queste premesse può essere interessante, peccato per l'inizio, peccato per il casino. E vabbè, da qui potrebbe comunque evolversi molto bene, però non sono tanto interessata a andare avanti e scoprirlo. E questo era tutto per il video di oggi, avete visto tutti i miei acquisti e le mie letture del mese di agosto. È arrivato settembre e come avrete già visto adesso ritorno a fare 2 video a settimana. Ho tante novità di cui parlarvi, perciò restate sintonizzati e detto questo vi invito a fare le solite cose, quindi mettere mi piace, commentare, condividere il video per far conoscere tutti questi fumetti anche ai vostri amici e iscrivervi che siete i benvenuti su Fiore di Ciliegio. Io vi saluto e se vi va ci vediamo sempre qui con il prossimo video.